Continuo il mio viaggio suonando per il Sud America e oggi vi porto a Medellin, dove arrivo dopo un viaggio in autobus in prima classe, ma purtroppo finisco direttamente all'ospedale. Non preoccupatevi, niente di grave. Dopodiché mi barcameno tra il degrado del centro città e la storia interessante ma sanguinosa della Comuna 13 di Pablo Escobar, dei gangster e di come l'hip hop ha cambiato la storia di questa città. Bentornati sul canale. Ho preso tanti autobus durante questo viaggio, ma questo stavolta è di lusso. Ogni tanto ci sta a viaggiare alla grande. Ce ne andiamo a Medellin. Bentornati e bentornati a un nuovo video. Un viaggio così confortevole però è stato decisamente bilanciato da un arrivo burrascoso a Medellin. Dall'autobus sono venuto direttamente all'ospedale. L'altro giorno, mentre ero sulla barca, questi simpatici animali, mentre gli davo da mangiare, cosa che io non faccio mai e che odio, mi hanno pizzicato un dito con la loro unghia. Dopo 2 giorni mi sono svegliato e ho detto forse è il caso di fare un'antirabica. Sì, era il caso di fare un'antirabica, quindi sono qui per fare un'antirabica. Però tipo dopo 12 ore di attesa in ospedale forse riesco ad avere il mio shot finalmente. Mi hanno fatto uno shot di antitetanica e uno shot di antirabica. Dovrei sopravvivere. Adesso vado a mangiare, a dormire e domani vi porto a scoprire Medellin. Buonanotte. E dopo un bel giorno e mezzo di ospedale inizio veramente la mia scoperta di Medellin. Sono nel quartiere del centro, raga, che è degradatissimo. Ci sono scene assurde di gente probabilmente sotto l'effetto di droghe. Tantissimi senza tetto, gente che chiede l'elemosina, gente che orina e non solo in giro per la città, insomma uno dei centri città più degradati che abbia mai visto in tutta la mia vita. Il centro di Medellin è un mix, questi colori, queste architetture molto interessanti, tutto intorno alla Plaza Botero, che si commistionano, come ho detto, con un degrado molto molto importante. Anche i mercati hanno entrambi i lati della città. Puoi trovare la frutta, puoi trovare la verdura, puoi trovare dei vestiti di dubbia provenienza e ovviamente come sempre attorno ai mercati si aggira qualsiasi tipo di personalità. Insomma, trovo all'interno del centro di Medellin una metafora di forse quello che questo paese è. Questo è un viaggio fatto di musica, questo non mi sembra il quartiere ideale per suonare, quindi tempo di prendere la metro e andare nel quartiere di El Poblado, più ricco, più interessante dal punto di vista culturale forse. Faccio un'indagine per vedere se più tardi vado proprio lì a suonare. E questo quartiere di El Poblado finora sta essendo una bella delusione. Di base è un quartiere pieno di ristoranti e di bar, ma con 0 vie pedonali. Quindi cambio di piano, anziché cercare un posto per suonare in strada, cerco un ristorante dove posso provare a vendere il mio spettacolo. Sono venuto a chiedere a questo ristorante Sicilia Nostra, vediamo cosa mi dicono. Intanto bevo un caffè. Purtroppo non sono interessati al mio concerto, quindi passo oltre verso il prossimo ristorante. No, classico italiano. Volare, bella ciao, tuo fa l'americano, sole mio. Il giro dei ristoranti non ha sortito l'effetto sperato e anzi, nella città dell'eterna primavera arriva la pioggia. Ribadisco, la città dell'eterna primavera. Mi sono rifugiato in questo posto, Salon Malaga, che è fichissimo. Questo ambiente molto antico, questi tavoli, non lo so, anni 50, macchinari strani, foto antiche appese alle pareti, un bancone fichissimo, avventori interessanti e della musica altissima, perché hanno tipo 1000 speaker. Non ho mai visto una concentrazione così alta di speaker, penso siano 1000 watt in un posto chiuso. Comunque si sa, in Colombia la musica più è alta più c'è allegria, quindi prendiamoci l'allegria bevendo. Alcuni di voi mi chiedono com'è non mangiare carne in questi paesi tipo la Colombia. Raga, è pieno di posti vegetariani che offrono il tipico menù del dia, quindi con la zuppa, riso, cose varie. Oggi sono venuto in un posto strapieno di gente, nonostante la Colombia non sia un posto a grande vocazione vegetariana, dove mi sparo questo menù del dia e ovviamente l'immancabile succhetto, buonissimo.
Scoprire Medellín vuol dire anche scoprire la storia della Comuna 13, la storia di Pablo Escobar, dei narcotrafficanti, la storia sanguinosa che ha fatto perdere la vita a tantissime persone all'interno proprio di questo quartiere. E oggi noi lo andiamo a scoprire. E per scoprire i lati più interessanti della Comuna 13, bisogna entrarci per davvero. E dato che è arroccata su questa montagna, l'unico modo è camminare. È un posto molto interessante, dalla storia strana, sanguinosa e pericolosa, però per fortuna mi affido alla mia guida che mi porta in giro e vi racconto un po' la storia di questo quartiere mentre vi porto a scoprire i suoi colori. La nostra guida ci ha portato a vedere dei ragazzi che fanno break dance, perché l'hip hop è molto importante nella cultura della Comuna 13, però a livello di artista di strada non mi piace molto, perché di base è uno spettacolo di strada, però ci hanno portato per la manina, fatto sedere. Insomma, secondo me in strada la gente te la devi guadagnare, te la devi fermare da solo. Ci sta? No, non ci sta, non mi piace molto questa cosa. Vabbè, vediamo lo spettacolo. È stata un'area molto pericolosa per molti anni, però adesso è stata completamente rivoluzionata, quindi sì, sto venendo con una guida, però si può venire tranquillamente da soli a girarla. È bello perché mi racconta la storia della Comuna 13, che ha una storia incredibile. A questo quartiere appartiene una porzione di autostrada che va dritta verso le rotte pacifiche e atlantiche del narcotraffico. È il motivo per cui per tantissimi anni gang rivali si sono sfidati a colpi di pistola per il controllo di questo territorio. Un quartiere, una rotta, un'autostrada che vale milioni di dollari. La Comuna 13 però è anche una storia di rinascita. Queste scale mobili hanno decretato il cambio radicale delle attività del quartiere. Insieme all'hip hop, alla breakdance, al rap, ai graffiti, il quartiere è stato completamente rivalutato, è diventato un'attrazione turistica importantissima e, così abbiamo potuto scoprire, parlando con la gente del quartiere, qui non si muore più, non si spara più. C'è stata una volontà politica dietro questo e probabilmente anche una condiscendenza criminale, ma fatto sta che qui adesso si vive meglio. È stato molto interessante scoprire la storia assurda di questo quartiere. Adesso è finita la visita guidata, quindi sono ridisceso, diciamo, nella parte più normale del quartiere. Ho soltanto un'occhiatina in giro ancora prima di lasciare Medellín. Sono stati giorni assurdi, raga. Non posso dire di aver amato questa città, però sicuramente la pioggia, il fatto che ho passato un giorno e mezzo da un ospedale all'altro e non aver forse capito qual è il vero cuore della città, non essendo riuscito a suonare, insomma, non ha fatto sì che io possa amare questa città. Però il viaggio è così, è un viaggio talmente lungo dove può capitare di tutto. Ma ho grandi aspettative sul futuro. Domani prendo un autobus per andare nell'Eje Cafetero, che è la zona dove si produce il caffè qui in Colombia, quindi torno in mezzo alla natura, paesini piccoli, colorati, e provo a portare la mia musica in un posto molto più silenzioso di questo. Sono sicuro che ci sarà da divertirsi. Grazie per essere arrivati fin qui. Ci vediamo la prossima settimana. Viva la Gaps!